Benvenuti pellegrini, il mio nome è Arcamalion, il master dei Dungeon Rascals. Ed eccoci qui, dopo questa tempesta di annunci per Magic l'adunanza. Pensavamo che ci sarebbero bastati spoiler e indiscrezioni su Midnight Hunt e Crimson Vow, ed invece la Wizard, oltre ad averci avvisato della futura possibilità di effettuare un draft con entrambi i set con carte in bianco e nero stile film horror classici, ci ha dato la scaletta delle uscite dell'anno prossimo, oltre che qualche nuova indiscrezione sui set crossover. Ah bene, in primis togliamoci il dente. Ci saranno 2 Secret Rare, uno dedicato a Fortnite e uno dedicato a Street Fighter. Se del secondo ho quantomeno un minimo di curiosità, di Fortnite quasi nulla. Non ci ho mai giocato, quindi non mi interessa granché, se non per vedere un minimo cosa ne potrà uscire. Non so se avete già visto la carta di Ariana Grande. Sì, proprio quella Ariana Grande. Per il resto abbiamo visto le prime immagini dell'universo di Warhammer 40.000, un gruppo di primaris degli Ultramarine. Vabbè, il classico del classico. Per chi se lo chiedesse, perché non ha mai giocato al 40.000, sono in pratica l'epitome del classico che ormai da anni ci viene mostrato come il non plus ultra dei combattenti. Perfetti, bravissimi, competenti, insomma una gran noia. Ma ce lo facciamo piacere, lo giuro. Per il Signore degli Anelli abbiamo una sola immagine. Gandalf il Grigio durante la festa per il compleanno di Bilbo, ipotizzerei visto la gran presenza di Hobbit. Gandalf mi piace moltissimo, tranne per le sopracciglia che gli superano il cappello, che abituato a quello dei film mi sembra proprio piccino picciò, ma vabbè. Ultima informazione, ci saranno altre carte ambientate nell'universo di D&D, un altro Commander a quanto sembra. Credo che probabilmente uscirà in concomitanza con Baldur's Gate 3, perché l'immagine apparsa sembra rappresentare in pieno l'intro del gioco. Questo e anche il fatto che il titolo dei Commander sarà Battle for Baldur's Gate. Così è, potrebbe darsi che sia ambientato a Baldur's Gate. Vabbè. E adesso iniziamo col piatto forte, le uscite del prossimo anno. Nel primo quarto del 2022 avremo un gradito ritorno, per alcuni, perché molti so già che stanno piangendo lacrime di sangue, cioè Kamigawa Neon Dynasty. Ambientato 2000 anni dopo i vecchi set di Kamigawa e la vecchia guerra dei Kami, questo set ci mostra un'ambientazione che per adesso non possiamo che descrivere come cyberpunk. Avete notato il tanuki fatto come se fosse un programma tutto pixelloso? Se personalmente non ho un grosso gradimento per l'intromissione dello sci-fi nell'universo di Magic, il 40.000 non conta perché è un crossover senza alcuna intromissione nella lore del gioco, c'è da dire che non sappiamo se questa nuova Kamigawa non sia in realtà una fusione fra tecnologia e magia, come Kaladesh, anche se con uno stile diverso. Solo perché d'aspetto il set sembri decisamente ipertecnologico e fantascientifico, non vuol dire che lo sia per forza. Magari alla base di tutto questo avanzamento c'è la magia, o addirittura i kami sono utilizzati come energia elettrica e schiavizzati. Non lo sappiamo e quindi per adesso voto bloccato. Nel secondo quarto del 2022 abbiamo un altro set, New Capenna, una città fondata dagli angeli, adesso controllata da 3 famiglie demoniache criminali rivali. Un'idea incredibilmente originale ed essenzialmente molto strana. Mi piace abbastanza. Alcuni sono convinti che il demone apparso in molte immagini sia Obnixilis. O beh, se lo è, si è dato decisamente una calmata ed ha cambiato colore del volto? Comunque, tornando a noi, come idea mi piace moltissimo. Se avevamo una fusione fra gli Intoccabili e Gangs of New York versione fantasy, con Obnixilis a far da Al Capone, secondo me avremo un set molto interessante. Sono abbastanza convinto che tornerà l'abilità Estorsione per il set, sarebbe molto in tema. 4 su 5 per questo set. Nel terzo quarto del 2022 abbiamo Dominaria United. Dopo il nostro ultimo ritorno a Dominaria, con uno dei romanzi più brutti della storia di Magic, non so se sono così contento di quest'ultimo ritorno. Comunque, la principale immagine di questa espansione ci fa vedere quello che, apparentemente, sembra essere un incontro di pace, o un'alleanza di qualche tipo. Inizialmente, vedendo i mantelli di pelliccia, avevo persino pensato questo set fosse ambientato nel passato, ma la presenza del simbolo dell'alleanza contro Phyrexia, maledetti, mi fa pensare che sia nel presente. Che gli abitanti di Dominaria abbiano deciso di unificarsi sotto un unico macro governo, simboleggiato dall'unico momento in cui sono stati accomunati da un unico fine, cioè evitare di morire ed essere assimilati da chi era migliore di loro?
La presenza di nani nell'immagine fa pensare al fatto che a questa alleanza si sia unita anche Sarpadia, una zona in pratica mai vista se non nelle Fallen Empires. Sono abbastanza curioso, specialmente anche per la motivazione per cui l'alleanza è stata creata. Che Nuova Phyrexia abbia trovato il modo di raggiungere Dominaria? E che quindi gli abitanti della zona invasa si siano letteralmente cagati sotto? Per adesso do un 3 su 5. E adesso eccoci all'ultimo set del 2022, la croce e delizia del mio cuore, e croce e basta del mio portafoglio di sicuro, la guerra dei fratelli. Un salto indietro ad uno dei più importanti momenti della storia dell'intero universo di Magic l'adunanza. Già apparso nel set delle Antiquities, in Italia nel set Rinascimento, hanno deciso di rinarrare la storia, sembra dal punto di vista anche di altri individui oltre ai soliti due, cioè Urza e Mishra. Ora, non posso che essere contento che si facciano carte moderne dedicate alla mia storia preferita, ma sono anche terrorizzato. Le immagini che ci hanno mostrato danno un'idea di conflitto high fantasy e magico che mal si concilia, secondo me, col romanzo di Jeff Grubb, La guerra dei fratelli, a cui sono, l'ammetto, incredibilmente attaccato. È secondo me una grandissima occasione con un'alta, altissima possibilità di fallimento e fallimento atroce, direi. Non mesimerò però dal dare un evidente giudizio di parte. Un 5 su 5 sulla fiducia, incrociando mortalmente le dita affinché non diventi uno 0 spaccato. Ed eccoci quindi alla fine. Non ho parlato di tutto quello che è stato annunciato, ad esempio non ho minimamente parlato dello Spellbook Black oppure degli altri Secret Lair apparsi, ma perché non mi sembravano notizie eclatanti, per quanto molte di quelle carte abbiano degli artwork magnifici. Dopo questa doverosa postilla, non posso far altro che dare inizio alla solita tiritera. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non lo avete fatto ancora iscrivetevi al canale segnando la spunta sulla campanella per ricevere le notifiche di nuovi video, lasciate pure un commento, sia positivo che negativo, ci mancherebbe altro, e se potete condivideteci e spammateci in giro. Detto questo, non posso far altro che salutarvi e dirvi ciao al mio prossimo video.